questo logo è stato creato da 5 rifugiati provenienti dall'Afghanistan, sono dall'etnia Hazara, che in realtà non è una minoranza, ma diventata minoranza con la violenza storicamente. Poi è stato scelto questo nome Samarkand perché all'epoca Samarkand era una crocevia di diverse culture sulla via della seta, storica via della seta, diverse culture, diverse lingue, ma la lingua persiana, per la letteratura persiana anche è importante. Poi a Milano noi comunque facciamo tante cose come serate culturali, letterari, un po'. Quindi con questo obiettivo di non solo cibo per lo stomaco, ma anche per l'anima, un po' parliamo della nostra identità, chi siamo, cosa facciamo del nostro popolo. E poi il coso bello è che tutti siamo qui a bere un po' di tè, magari nelle nostre culture di origine, da dove proveniamo, magari il tè o chai, noi lo chiamiamo chai. I miei parenti vicini, nonni, prozii, zii, bevevano molto il tè. Mi ricordo che c'avevo uno zio, adesso è mancato, chiaramente era molto anziano, amava bere il choi bollente e sudare, perché diceva che nel vecchio paese, nel paesello da dove proveniva, non c'era l'aria condizionata, faceva così caldo che quando sudava si rinfrescava automaticamente. Il corpo, cioè sudando, si sentiva meglio. E proprio sgocciolava. Non so se... Di che paese, di origine che quando si Lui è nato in Uzbekistan, da Samarcanda, ma è una storia molto lunga della famiglia. Ma che coincidenza! Allora siamo in un giorno molto... Noi, è un po' complicato da spiegare, però da generazioni c'erano degli ebrei che vivevano a Samarcanda. Ecco. E Samarcanda è stata conquistata, come ben sai, c'era la rivoluzione leninista, pian piano da Leningrado sono scesi a Mosca, hanno cominciato a conquistare tutte le terre io le chiamo le Bassa Padania, però comunque tutti gli stan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakistan, eccetera, eccetera, sono arrivati a Samarcanda, a quanto pare i commissari del popolo, sono entrati in casa, loro erano mercanti giustamente sulla via della seta. Adesso io riporto delle storie, giustamente un po' quello che sono riuscito ad assorbire e a ricordarmi. Da un giorno all'altro hanno dovuto sloggiare via, gli hanno portato via tutto, capisci? E chi? Tutta la mia famiglia allargata, io chiaramente non c'ero, parliamo del 1932 penso, più o meno. Mia mamma aveva 3 anni, 4 anni, anche lei si ricorda vagamente, si sono caricati su una specie di autocarro dell'epoca, okay, e di notte hanno attraversato il confine con l'Afghanistan e si sono rifugiati a Kabul. Un'altra coincidenza bella. Un'altra coincidenza bella. L'Afghanistan è un paese molto culturale, dopo dipende dove vivi, da che razza vieni, quello è anche importante. Dopo, per esempio, tanti che anche sposano, non vedono, fin quella sera non vedono sua moglie chi è. Sì, purtroppo abbiamo sì. tante cose diverse. Purtroppo sì, questo è un bel punto, nel senso, perché Afghanistan, essendo un paese multiculturale, multietnico, però con l'immagine generale che è dato, ad esempio nella nostra etnia di Hazara, proprio a casa le donne praticamente comandano, nel senso l'uomo va, guadagna, lavora e tutto lascia, la donna dice che gestisci, tu fai quello, quindi la regina di casa è una donna. Poi c'è tanta questa apertura verso le donne che diritti pari agli uomini nello studio, nel fare eccetera, una cosa nelle nostre zone, diciamo, se vedete non è che si vedono burqa eccetera, ci sono pochissimi. È uno dei motivi che magari loro sempre sono presi di mira dai fondamentalisti, perché c'è questa loro visione aperta, questa visione verso le donne che porta, che ne so, quell'apertura verso le donne, una minaccia verso i fondamentalisti, che loro vogliono proprio eliminare le donne. È purtroppo una verità.
Ma la cultura hazara non è maomettana, no? Nel senso... Di origine non è detto di origine, grazie. Ok, scusate, ora Di- faccio di- assaggiare meravigliosi, quelli Fantastico. antipasti Grazie. Solo a vederli. di Samarkand, che tutti fatti a casa. Ma sono dolci o salati? Né dolci né salati. Questo è interessante. Queste Perché sono noi ragioniamo in termini samosa di binari, o carne, dolce o salato. di Comunque carne, salate, sono salate queste. l'hummus, Sono salati secondo la nostra idea. maskhia, sarebbe di Ah, lo yogurt. yogurt e falafel. Poi magari anche se abbiamo qualche dolce anche dopo. Certo. Grazie. Ecco. Siamo stati interrotti, Sì, dicevi sì. la cultura hazara Sì. è maomettana di origine? Per il momento sì. Sì. Però di origine di loro è molto assomiglia alla cultura buddista. Sì, perché da quel pacifismo che hanno, quel modo di vedere il mondo, il modo come si sedono ad esempio così facilmente, è sempre quello è praticamente Seduta il nostro... buddista. Sì, quello di origine. Però come diciamo una società è un po' misto, diciamo come persone, come etnia. Un'etnia, anche gli Hazara sono un po' misti. E adesso Bamiyan, qui anche abbiamo praticamente questa statua di Buddha gigantesca di Bamiyan che è stato distrutto dai talebani, questo perché in qualche modo era il nostro simbolo di riconoscimento. Prima hanno tagliato la faccia per assomiglianze alla popolazione locale, poi l'hanno distrutto proprio praticamente per cancellare la traccia storica di questo popolo. Comunque è Un molto... disastro. خواهش میکنیم. Ecco. Questa cosa delle etnie in Afghanistan è affascinante, si vede da questo, cioè i confini sono stati tracciati molto artificialmente, non pensando, cioè ogni etnia aveva il suo piccolo territorio, un paese inconquistabile comunque, non c'è riuscito nessuno, Purtroppo... dalla Russia ai sovietici, agli americani, è molto tosta questa etnia, che poi tu mi racconti non è un'etnia unica, sono... Sì. Ok, tu sei scappato No, io sono scappato nel 2007. con famiglia da solo? No, da solo. Io avevo dei problemi perché io lavoravo con un TV privato, poi anche facevo filmmaker indipendente, poi ho avuto delle minacce dalle parte delle persone fondamentalisti sconosciuti. Poi avevamo chiesto per la questione di sicurezza dal governo, eccetera, ma nessuno aveva, proprio lì dice che tu chi sei, se qui migliaia di persone muoiono, se tu vai alla polizia chiedi scorta, eccetera, dice ma tu chi sei, migliaia muoiono qui, anche il presidente non può garantirsi la sua vita, ma tu così. Sono stato fortunato perché all'epoca avevo trovato degli amici che mi hanno aiutato prendere un visto per l'Italia. Nello stesso tempo c'erano amici che mi volevano aiutare ad andare in America a quell'epoca, però il destino forse era qua. Sono venuto qua, ho chiesto asilo, poi un anno ci ha messo finché mi hanno dato risposta, poi adesso sono diventato cittadino italiano da qualche anno. Però questa piccola storia mia è a confronto di quello che sta succedendo a livello molto grande. Migliaia di persone migliori di me in Afghanistan nell'ultima caduta hanno dovuto scappare e lasciare il paese. Quindi io persino all'epoca dicevo che certe cose che non andavano bene, quindi da noi c'è un detto che dice Bori Kajbo Manzil Namirasat. Quando si porta un peso storto non arriva alla destinazione. Quindi quando metti un peso tu devi assicurarti qualcosa porti, quindi non deve stare storto. Il mio problema ho cominciato quando io ho avuto 15 anni.
riguardo mia sessualità, riguardo mia religione e anche con il regime iraniano in università io ho problema. Non lo so che voi saputo o no, in Iran, in Teheran, da 20 anni fa un grande problema in università a Teheran. Il mio paese si chiama qui Daneshka. Sì, hanno massacrato tanti Sì, gente. hanno sparato sugli studenti Sì, che protestavano. Come un dormitorio per Per gli studenti. studenti, sì. Ma non hai ben spiegato, tu sei un attivista politico, perché sei stato perseguitato? Ecco, quello che anche io chiedevo. Qual era tua colpa che il regime ti dava quel fastidio? L'orientamento sessuale, dicevi, prima, Anche- sexual e politica. Anche sì. questo, ma in questo problema in cui Daneshka, in Teheran, io una studenti, come si chiama questo? Attivisti, sì. diritti umani. Sì. Diritti umani. Ma adesso lo dico, è un pensiero che faccio un po' a voce alta per tutti noi, no? Con storie anche diverse, ma se dovessimo fare un bilancio di che cosa abbiamo perso, cioè c'è un po' di nostalgia, a qualcuno piacerebbe tornare da dove arriva, cosa ha lasciato dietro, che cosa... Io spesso lo dico, un piccolo pezzetto della mia anche abbastanza assurda storia, che ho un ricordo che riguarda l'Italia sicuramente. E mio padre che andava a letto molto presto, perché in tutti questi passaggi, insomma, e era probabilmente anche un uomo malato di solitudine, così, e che si chiudeva in camera, cioè andava a letto e metteva delle musiche arabe. Tutte le sere io da bambina avevo questo sottofondo, che oggi quando ci penso tristissimo, cioè che mi mette in fondo in una famiglia, in una città come Milano, e lui stava solo probabilmente a ripensare a Tripoli, cioè non so, che poi erano musiche egiziane così. Allora penso a noi, cioè, e io oggi, che sono in Italia praticamente da sempre, ho questa musica, alcune parole io le penso in arabo, cioè alcuni sentimenti che io ho imparato in quella lingua, le dico, cioè le racconto nella mia lingua, no? È una cosa che capita anche a voi, cioè come dire, di avere una musica che arriva da un'altra parte, avere una nostalgia, ad esempio il cibo, per me è bellissimo, questo è un cibo che a me ricorda molto quello di mia cognata che è libanese, che ricorda il mio, che sono libica, ma anche altre cose. Cioè, c'è nostalgia secondo voi nella nostra storia di scappati o di rifugiati o c'è un senso di liberazione, No, cioè io ci siamo come- salvati? Personalmente come più che io mi sento qua al mio paese che Afghanistan. Ah sì, ecco, questo perché è una bello. prima cosa, ero piccola che sono uscito da lì, seconda cosa, perché lì non mi ha dato non lo so, un sentimento che io mi sento che sono da parte di quella zona, diciamo Afghanistan, tante volte. Perché qua mi sento più come su un paese che più essere, come vedo, tutti umani, come esseri umani, come diritti umani va rispettato, per esempio qua faccio quello che voglio, non dico roba che si Brutta, la roba, Sì, quello quella che che Fai quello hai che libertà, hai libertà. legittima di Sì. esprimerti. Sì, di per fare. quella mi sento qua più, anche sono andato 2 o 3 volte, ma vado per aiutarli, non per, Ah, ok. per stare lì, che proprio per me non va, perché lì gente vogliono perché loro vogliono andare in paradiso, dopo vogliono che tu anche vai con loro. In paradiso. Sì, sì. Tu vorresti aspettare, Io dici. no, qua per adesso per me è qua, stare con voi. Questo è il paradiso. Questo è il paradiso. Quello è il problema.
diciamo adesso che noi viviamo, non lo so, Siamo tutti qua. tutti qua. Però questa questione di origine, trasmettere ai figli va meglio o non trasmettere? Questa Perché, è una bella domanda. perché il mondo è molto globalizzato, ogni cosa che succede in un angolo, questo comunque influisce all'altro angolo. Però questa origine non so per voi che... È importante tramandare, secondo me, non bisogna perdere. Io adesso non ho più un papà, ho la mamma che ormai non connette più, purtroppo, però adesso rimpiango il fatto che non mi hanno trasmesso tutto quello che hanno passato. E io a mia volta vedo che non trasmetto molto ai miei figli, perché anch'io ho molto da raccontare. Ogni cultura è fatta di tramandare, cioè la cultura da dove viene, perché si tramanda da padre in figlio. Noi in quanto ebrei non saremmo tali se non avessimo tramandato da generazione a generazione. Tralasciare i traumi non sono d'accordo, anche quello è importante. Sicuramente è importante anche fare capire ai ragazzi che se siamo arrivati fino a qua, in qualsiasi cultura c'è qualche trauma, capisci? Loro in quanto afghani l'hanno avuto, lui in quanto iraniano, noi in quanto cacciati da un posto all'altro, vagabondi nel mondo, anche bisogna tramandare anche il trauma, secondo me. Però la memoria è quello che ci caratterizza in quanto ebrei, quindi è importante tramandare anche queste storie di esili, che siano volontari o forzati. Questa è la mia idea. Secondo me anche per noi, per Hazara, questa questione rimane forte perché comunque anche c'è sofferenza, diciamo, con tutti i traumi che portiamo magari da generazione, però fa parte della nostra esistenza, della nostra storia, memoria e non possiamo cancellarli. Trasmetterli magari fa sì che loro, ricordandosi la loro identità ovunque vanno, con i valori che hanno almeno, con le lezioni per la vita. E io, per quanto diciamo ai miei figli, che quello che aspetterò, magari essendo da due culture diverse quando verranno, è uno che per il meglio possibile, tenendo i valori d'origine, tutto il ricordo di origine da parte mia, che è una Hazara, poi parte italiana che sarà da parte di madre, sua madre. Quindi una cosa naturale, io direi. Per esempio, io non posso dimenticare che in prigione o anche in mia famiglia che cosa ha fatto per me, perché io sono nato in una famiglia molto religiosa. Miei zii, parte mia madre, hanno voluto uccidermi. Questo è... io non posso dimenticare questo, sempre io penso riguardo questo, riguardo mia famiglia, riguardo anche mio padre che dice io non... tu non sei miei figli, sì, Solo per questo per questione di orientamento sessuale, per questa identità? Sì, certo. Dopo io espulsato dall'università, espulso di lavoro, in prigione, anche altre cose. Io non posso dimenticare questo. Sempre penso riguardo che cosa ha fatto per me. Ma magari il mio paese o paesi come i miei paesi, in Medio Oriente, anche paesi vicino al Medio Oriente, sempre così per gruppo LGBTQ o gruppi per religiose etnico, che la gente non ricambia la sua idea, sempre riguardo religione, riguardo tutto etnici. Ma una domanda, qua in Italia per caso hai subito discriminazione o che ne so, per la tua identità? Qua? In Milano in questi 2 anni io sempre
ho avuto tanti problemi anche adesso, perché io solo, non c'è mia famiglia qua, anche adesso io ho tanti amici, ma per prima io non ho amici, non ho famiglia, io dormo al dormitorio, io dormo a strada, in dormitorio tante persone magari religiose, anche in campo per asili. Io non dico questo per tutti che io sono gay, riguardo il mio religioso, perché anche adesso io ho paura, perché io non sono dimenticare che cosa ha fatto per me. Anche adesso io penso, ok, adesso io dico che io sono gay o no, adesso io posso, adesso no. Io penso anche qua, tante persone che non possono cambiare sua idea. Certo che all'inizio, magari quando uno parte dal proprio paese, per me, io quando definisco quell'immagine, quando io sono scappato, io ero sempre come una freccia nel buio, non si sa che fine avrò fatto. Così. Sì, anche io come lui, perché qua io penso che adesso posso tranquillo, non 100% ho detto, ma adesso posso andare a Arcigay, il mio paese, questo non è vero. Anche io posso andare a una festa per LGBTQ come Pride. Questo paese è il mio paese. Questo è molto difficile per me, questo che dico, ma qua è mia casa, non è Iran. Allora, io non mi sento affatto in esilio, probabilmente perché tra mamma e papà ho seguito più mio papà come mentalità, integrarsi, lavorare, avere una cultura ebraica, eccetera, ebraica, italiana, eccetera. Invece mia mamma era un esempio negativo di non integrazione, lo rifiutava, stava male. E quando un figlio vede che una persona sta male perché non si integra, cerca un'altra strada, quella dell'integrazione. Quindi mi sento perfettamente integrata. Quando sono all'estero mi sento italiana, anche troppo forse. Quando arrivo in Italia sono molto contenta. Però con questo non voglio dire che non ci siano stati episodi di discriminazione nella mia vita, come ebrea per esempio, ne parlavamo prima. Non sono stati tanti, però uno su tutti è stato parecchio scioccante per me, perché è avvenuto ormai che ero mamma, ero adulta, ero da tanti anni in Italia, non mi aspettavo di trovarmi di fronte a questo episodio di discriminazione. Ve la faccio breve, arrivo a casa con le mie 2 bambine vicino e vedo sulla porta di casa un biglietto bianco con una croce uncinata e con sottoscritto ai forni gli ebrei. Lì ho avuto un bello shock, probabilmente perché c'avevo le mie figlie con me, perché in quel momento ho sentito che eravamo veramente vulnerabili. Se sulla tua porta di casa, dove abiti, dove pensi di essere protetto da tutto e da tutti, invece no. Si arriva anche lì, però questa cosa mi ha portato a dire c'è un prima e c'è un dopo. Io mi sono sentita sempre integratissima, senza discriminazione, i miei figli sono italiani, hanno cultura italiana, mio marito pure, poi dopo sì, sono italiana, ma comunque sono sempre anche ebrea. E non amo
andare in giro a dire che sono ebrea. Una volta lo facevo con molta tranquillità, dopo quell'episodio sto attenta con chi parlo e che cosa dico. Quindi è una condizione un po' così restrittiva della mia identità. La cosa che mi colpisce, no, di questi nostri anche riferimenti di discriminazione o di pregiudizi, eccetera, che comunque si vede come anche in una società come noi parliamo sempre di globalizzazione, come se ci fosse questa grande apertura. In realtà sembra esserci molto provincialismo religioso, culturale, cioè non è così che siamo melting, cioè siamo ogni realtà, cioè, è molto più cittadina di se stessa, quindi forse l'aspetto di esilio come musica, cioè di comunque avere dei riferimenti, se penso ai nostri figli, comunque più ampi, cioè forse anche la ricchezza dell'esilio e che hai visto tanti deserti, hai preso tanti aerei, forse non li hai presi, però la tua psiche li ha presi, no? Cioè, la tua memoria genetica, cioè forse questo.